Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato in casa Napoli e il Leverkusen che piomba su Gutiérrez, 25 milioni offerti al momento, rispediti al mittente perché il Napoli ne vorrebbe almeno 30, ma andiamo a fare un paio di considerazioni anche per quanto riguarda il campo e una situazione tattica per chi ti resta poi sulla fascia sinistra per coprire il ruolo di terzino. Neres, avvisati gli agenti, è sul mercato, c'entra Ceballos, un tantino sì almeno per quanto mi riguarda, e poi le ultimissime su Badiashile e Favasuli, due colpi prenotati almeno a quanto si legge dappertutto. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte. Partiamo da questo Leverkusen che piomba su Gutiérrez, terzino sinistro per rimpiazzare ovviamente Grimaldo che è partito, e il Napoli che chiede 30 milioni, 25 sono pochi e questa è l'offerta fatta dal Leverkusen, ma potrebbero esserci dei risvolti nelle prossime ore, da qui a domani magari ne sapremo qualcosina in più. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, io credo che il Napoli quest'anno coprirà comunque le fasce in maniera diversa e magari più prolifica rispetto a ciò che è stato il Napoli della scorsa stagione, e quindi privarti poi dal punto di vista tecnico di Gutiérrez, resti con Olivera e Spinazzola in rosa. Spinazzola, i piedi non si discutono dal punto di vista tecnico, Olivera diciamo rivedibile per quanto riguarda i cross, palloni con i giusti giri messi al centro, ma comunque vedremo cosa succederà nelle prossime ore per quanto riguarda Gutiérrez, se il Bayern comunque alzerà l'offerta, perché il Napoli 25 milioni li considera pochi. Poi c'è chi dice sì, ma facciamo plusvalenza, va bene, lo possiamo vendere, abbiamo Olivera e Spinazzola. Io non sarei così tranquillo solo con diciamo Olivera e Spina sulla fascia sinistra, anche perché uno in età avanzata, l'altro dal punto di vista offensivo non ti garantisce o non potrebbe garantirti ciò che magari Gutiérrez con continuità in una stagione schierato sempre a sinistra e non adattato a destra, così come è stato nella gestione Conte, potrebbe darti. Al Napoli ovviamente e al direttore Manna la palla, e quindi facciamo la cosa giusta per quanto riguarda ciò che serve su quella fascia sinistra, anche perché ceduto Gutiérrez non è che il Napoli andrà a prendere il terzino sinistro. Detto questo, Neres e gli agenti avvisati è stato messo sul mercato, in primis per fare cassa, punto secondo perché magari fisicamente non convince più del tutto o non ha mai convinto, perché poi diciamo la continuità durante la carriera e non solo a Napoli è sempre stata il tallone d'Achille per quanto riguarda il nostro David, e c'entra Ceballos. Potrebbe diciamo essere una considerazione per il semplice fatto che abbiamo letto l'inserimento di una spagnola e quindi non credo che Ceballos poi, nel caso non arriva in questa sessione di mercato, aspetta fino a gennaio, così come abbiamo letto dall'inizio dell'operazione, magari a gennaio va via, comunque c'è l'accordo col Napoli, aspetta solo gli azzurri e quant'altro. Se si presenta comunque una squadra di tutto rispetto in Europa, credo che diciamo possa anche vacillare nella decisione e perdiamo il calciatore. Poi c'è anche diciamo la situazione extracomunitaria da considerare, esce Neres, entra Ceballos, quindi non vai a fare caos nemmeno per quanto riguarda il tesserato extracomunitario, anche se il Napoli lì non è nel caos come nelle liste, perché devi fare uscire assolutamente per poi diciamo fare entrare nuovi calciatori. Detto questo, Favasuli e Badiashile, le ultime sono queste, prenotati i due acquisti, ovviamente gli azzurri hanno prenotato i due acquisti. A svelarlo è il Corriere dello Sport, che dà ulteriori informazioni sulle due trattative di Badiashile dal Chelsea e Favasuli dal Catanzaro, su cui c'è il 50% di una futura rivendita in favore della Fiorentina.
Il DS Manna sta comunque lavorando senza sosta per arrivare preparato all'appuntamento. Prenotati Benoît Badiashile, 25enne, centrale mancino del Chelsea in uscita, che dovrebbe colmare la voragine aperta in difesa dell'infortunio di Buongiorno e i problemi che stanno condizionando i ritiri di Beukema, e Favasuli, 22enne, terzino del Catanzaro dell'Under 21, una delle promesse più brillanti in ottica futura. Il Napoli ha individuato due profili da consegnare ad Allegri, ritenuti ovviamente per quanto riguarda i ruoli più scoperti. Favasuli è valutato intorno ai 7 milioni, con il 50% abbiamo appena detto che andrà nelle casse della Fiorentina, ed è uno di quei calciatori che in prospettiva possono crescere tremendamente. Non è un caso che abbia catturato l'attenzione di tanti occhi, ma il club azzurro è arrivato in anticipo, esattamente come era accaduto con Ghila e Calaili, salvo poi arrendersi dalle regole economiche. Il piano ideale sarebbe di consegnarlo ad Allegri prima dell'inizio del campionato. Ovviamente lo stesso discorso vale per il centrale del Chelsea, e oggi obiettivo numero uno per rinforzare un'area all'improvviso più sguarnita. Con il calciatore c'è l'accordo e pressoché raggiunto, ma è col Chelsea che bisogna lavorare sulla formula. I Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto. Il Napoli invece vuole un prestito con diritto di riscatto. È giusto che ci si fermi su queste di condizioni e sulla formula, perché lo abbiamo già visto nelle sessioni di mercato comunque scorse. Se ti presenti con obblighi di riscatto e poi magari vai in Champions League, prendi il premio Champions a fine anno, però devi comunque, li hai già prenotati, ecco, quei soldi che hai in entrata, non sai mai come ti va una stagione, non sai mai se si presenta qualche mal di pancia, qualche calciatore che comunque vuol partire e devi rimpiazzarlo e avere, qualcosina tra virgolette da parte che entra dalla Champions senza averli già prenotati, sarebbe sicuramente meglio. Per quanto riguarda il contratto di Favasuli, dovrebbe essere un quinquennale a 1 milione o giù di lì a stagione, e il Napoli ha ceduto a titolo definitivo. Abbiamo anche letto la lettera d'addio di Coli Sacco, ceduto a Riga per 1 milione, 1 milione e mezzo. Queste sono le cifre per quanto riguarda la cessione a titolo definitivo. Incassiamo qualcosina sicuramente, avendo ceduto, o meglio, Lindstrom deve ancora arrivare l'ufficialità. Passo anche per questa di trattativa, perché le ultime comunque la danno comunque per fatta allo Schalke 04 in prestito, per poi ritornare sicuramente l'anno prossimo. È un Napoli che si sta muovendo con sicuramente molta più rapidità di quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, magari avendo anche un quadro un tantino più completo dopo il ritiro di Di Maro. Con le indicazioni di Allegri sarebbe stato sicuramente prematuro cedere e comprare senza che l'allenatore vedeva nessun calciatore prima del ritiro di Di Maro, siamo tutti d'accordo, però adesso è il momento. Nel caso imbastisci trattative e vai su un obiettivo che devi comunque prendere per ampliare le scelte in un reparto, la difesa in questo caso, vai dritto per dritto, prendi i calciatori e cerchiamo di portarli poi alla corte di Allegri quanto prima, per poter almeno metterli in riga un tantino nel ritiro di Castel di Sangro, senza arrivare a campionato poi iniziato dove non li puoi schierare. Quindi devi comunque integrarli, metterli in riga dal punto di vista tattico, anche se sappiamo che Allegri se ne sbatte un tantino del è arrivato ieri, è arrivato la settimana scorsa, è appena arrivato e quindi ha bisogno di tempo. Abbiamo visto comunque il tecnico anche su altre panchine farlo immediatamente. Arriva l'acquisto e comunque te lo giochi, lo metti in campo e vedi cosa ti può dare nel pronti via, anche se arrivato da poco. Quindi sfruttare anche questa di situazione in primis, e poi approfittare della gestione Allegri, biennio, triennio che possa essere, per svecchiare la rosa e puntare ovviamente su profili che vanno ad abbassare un attimo l'età media della squadra, perché non è che lo stiamo facendo tanto, anche perché dobbiamo tener conto
della situazione economica, il costo del lavoro, i paletti del mercato che possono sempre arrivare poi all'improvviso se le cose non le fai per bene per quanto riguarda la gestione entrate e uscite e monte ingaggi. Aspettiamo le ultime su Lukaku, De Bruyne e tutti quelli che torneranno. Noah Lang almeno dovrebbe essere della spedizione azzurra 2026-2027, a quello che ci hanno fatto sapere ad oggi. Poi vedremo cosa ci dirà il ritiro di Castel di Sangro. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!